Salute a tutti. Leggiamo. Procura della Repubblica, Firenze, 20 agosto 1982. Al Comando Operativo Carabinieri di Firenze. Il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dottor Vincenzo Tricomi, segnalava a questo ufficio l'importanza di una lettera anonima, indirizzata alla scrivente e trasmessa per indagini a codesto reparto, la quale evidenziava come i duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5 e non 4, richiamando l'attenzione su un episodio analogo avvenuto in passato in altra località della provincia. Questo ufficio ritiene indispensabile, al fine delle ulteriori indagini concernenti l'identificazione dell'autore dell'anonimo, rientrare in possesso dello scritto, potendosi presupporre che esso sia attribuibile a persone a conoscenza dell'identità dell'assassino. Facendo seguito pertanto a passate sollecitazioni verbali, si prega di voler procedere a pronta trasmissione. Questa lettera era stata interpretata da me come una delle 3 inviate dal noto cittadino amico alle forze dell'ordine, 2 ai carabinieri e una appunto ritenevo a Silvia Della Monica. Si è scoperto recentemente che questo non è vero. Prima di andare avanti con questo video voglio avvertire che sarebbe opportuno, per chi lo segue, per chi lo guarda, aver visto i 2 video che ho pubblicato un po' di tempo fa, che si chiamano Storia di un biglietto fantasma, parte 1 e parte 2, perché lì si parla appunto di questa segnalazione anonima che qui si andrà a ulteriormente esaminare. E naturalmente qui non ripeterò le stesse cose, ne ripeterò qualcuna, ma non tutte chiaramente. Allora, il perché di questo video? Sono emerse ultimamente delle notizie nuove riguardanti questa lettera anonima di cui si dice in questo trafiletto firmato Silvia Della Monica, che hanno fatto interpretare la vicenda in una luce, secondo me, assolutamente sbagliata. Per cui è bene che ci si ritorni. L'avvocato Piero Adriani, che per primo aveva segnalato questa comunicazione della Monica del 20 agosto 82, quella che ho letto, aveva segnalato il fatto che poi la dottoressa fosse entrata effettivamente in possesso di questa lettera anonima. Già questo mi avrebbe dovuto far pensare che evidentemente, se lei era rientrata in possesso di questa lettera anonima, non doveva essere una lettera che segnalava il delitto di Signa, altrimenti sarebbe poi emersa la cosa. Però vabbè, siccome non sapevo se poi effettivamente fosse rientrata in possesso, diciamo che non ho fatto molto caso a questa segnalazione dell'avvocato, e ho fatto male, perché effettivamente questa lettera rientrò in possesso del magistrato. Allora io dopo che appunto sono emerse queste notizie, ho cercato di recuperare la documentazione, ecco, scoprendo che questa documentazione è una documentazione che non può essere divulgata, la procura non vuole. Per cui, diciamo, quello che io andrò a presentare in questo video saranno dei sunti e non i documenti veri e propri. Però insomma quello che dirò è sicuramente vero, chi ha la documentazione naturalmente può controllare e non ci sono dubbi. Il senso è quello di combattere le false notizie, le false conclusioni relativamente a quello che è venuto fuori da parte di qualcuno che magari ha fatto anche dei video e che cerca la notizia clamorosa per raccattare qualche soldo. C'è anche purtroppo qualche studioso più serio che ha approfittato di queste notizie nuove per andare contro l'ipotesi della segnalazione anonima, perché non è favorevole alle sue tesi.
Tra questi ci sono naturalmente i soliti anche sardisti che in questa segnalazione anonima vedono qualcosa che va contro l'ipotesi del mostro uguale Salvatore Vinci, no? Perché è chiaro che chi fece questa segnalazione anonima non poteva essere altro che il mostro, se la fece, se esiste. Per cui loro avversano. Allora, diciamo che il mio contributo attuale cerca di fare chiarezza su qualcosa che purtroppo ultimamente si è un po' interpretato in modo strumentale. Allora, vediamo un po' di ricostruire questa vicenda. Allora, la Della Monica, che appunto si riferisce in questa sua lettera che ho letto a del materiale inviato ai carabinieri, questo materiale l'aveva inviato in data 2 luglio 82. Questo materiale era costituito da 4 lettere anonime e 4 riassunti di contatti che delle persone che non erano persone anonime avevano avuto con il magistrato, contatti telefonici o contatti diretti. Questo materiale, il 2 di luglio 1982, veniva inviato ai carabinieri, al reparto operativo dei carabinieri, perché effettuassero delle indagini. Il documento che sarebbe interessante avere, però non è emerso questo, è invece quello con il quale Tricomi segnalava alla Della Monica, lo dice lei stessa in questa sua lettera che ho letto, segnalava l'esistenza di questa lettera anonima da recuperare e sulla quale poi effettuare delle indagini. Ecco, Tricomi, infatti lei scrive, Tricomi segnalava a quest'ufficio l'importanza di una lettera anonima. Questa comunicazione di Tricomi non c'è, però cercheremo di ipotizzare come potrebbe essere stata. È chiaro che se questa comunicazione fosse reperibile, gran parte del mistero si risolverebbe. Purtroppo non lo è, cercheremo di ipotizzare come potrebbe essere stata. Il documento che invece esiste è la risposta dei carabinieri alla richiesta della Monica del 20 agosto, una risposta che arrivò 4 giorni dopo, il 24 agosto. Il 24 agosto i carabinieri risposero e oltre a trasmettere questa lettera anonima che la dottoressa chiedeva, trasmisero anche i risultati delle loro indagini sulle 4 lettere anonime, compresa questa, e sulle 4 segnalazioni fatte da cittadini con il loro nome e cognome. Allora, vediamo la lettera anonima. La lettera anonima che i carabinieri mandarono indietro. Il timbro sul francobollo del 28 giugno 82. Dentro la lettera c'è una data, 27 giugno, il giorno precedente. Leggiamo qualcosa, diciamo, di questa lettera. Questo personaggio che cosa scriveva? Un breve sunto. Tante cose sono state dette sul mostro. Che sia un abile tiratore non è vero. Poi vi basate su 4 delitti, credo invece siano 5. Ricordate il fattaccio del Galluzzo? Vigilia di un giorno festivo, stessa ora tra le 22 e le 23. Stesso intento, colpire una donna e fare scempio della sua natura con ferri e bastoni. Credeva morta la donna, così per non sbagliare ancora si procurò una pistola. E qui diciamo che il personaggio, l'anonimo, dà un'idea di quello che secondo lui sarebbe il mostro, cioè non indicando una persona precisa, ma descrivendo il personaggio come potrebbe essere. Il vero mostro deve essere di media età, nasconde la sua mania con un comportamento spiritoso che attira simpatia fra chi lo ascolta. Si tratta di un uomo che odia la donna in genere, forse per impotenza, insoddisfazione, matrimonio sbagliato, paternità infelice, lavoro poco produttivo, invidia di chi trova con la donna l'amore, il piacere che lui non ha trovato. Cercate al Galluzzo, penso proprio sia così. Dal Galluzzo iniziò la triste carriera del mostro. Fermatelo. Diciamo che
Questo anonimo dette delle indicazioni su questo fattaccio del Galluzzo che consentirono ai carabinieri di identificare subito l'evento, insomma il reato. E infatti i carabinieri nella loro risposta al magistrato gli dicono quello che era questo fatto. Il fattaccio del Galluzzo, segnalato con la lettera anonima, si riferisce al tentato omicidio in pregiudizio di Rulli Norina, avvenuto in via Gianfigliazzi 41 verso le ore 23:45 del 22 maggio 1982. Per detto episodio venne inquisito Bizzi Luigi Fares, il quale venne denunciato in stato di fermo. Ecco, i carabinieri spiegano qual è l'evento cui si riferisce questa lettera anonima, come fanno anche per tutte le altre lettere anonime e anche per le segnalazioni dirette. Allora, questo fattaccio del Galluzzo, a questo punto andiamo a riguardarlo attraverso gli articoli dell'Unità, che sono facilmente reperibili nel sito storico dell'Unità. Per questo diciamo che mi avvalgo di quegli articoli. Partiamo dal primo, che è datato 24 maggio 1968. Aggredita e brutalmente seviziata un'anziana signorina al Galluzzo. Qui vediamo anche la sua foto. Loriana Rulli. Loriana. Norina qua, qui ci sono un po' di errori, si chiamerebbe Norina Rulli. Leggiamo l'articolo, parte dell'articolo. Un'anziana signorina che abita al Galluzzo è rimasta vittima di una brutale aggressione nel pieno della notte. Mentre si trovava in camera da letto e stava coricandosi, è stata ripetutamente colpita con estrema violenza e ora si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di San Giovanni di Dio. Il grave episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in un modesto appartamento di via Gianfigliazzi 41 e ne è rimasta vittima Loriana Rulli, di 61 anni. Era quasi la mezzanotte e mezzo quando la Rulli, con il volto insanguinato e con un lenzuolo attorno al collo, ha bussato alla porta dell'appartamento accanto al suo, abitato da Vasco Taddei e da Gina Benvenuti Taddei. Quando i due hanno visto la loro amica in quelle condizioni, l'hanno fatta accomodare e gli hanno portato i primi soccorsi. Mi hanno aggredita, mi hanno colpita ripetutamente, volevano ammazzarmi, mi hanno legato il lenzuolo alla faccia e mi hanno colpita con un legno, ha dichiarato la Rulli prima di perdere conoscenza. La povera donna era stata veramente massacrata, cioè io adesso leggerò il resoconto che fece il medico e sentite un po' cosa le fece questo personaggio, questo aggressore. Trauma cranico con voluminoso ematoma al cuoio capelluto, alla regione temporale sinistra e destra. Ferite lacero-contuse multiple alla regione parietale destra. Ferite lacero-contuse con asportazione parziale del padiglione auricolare destro. Otorragia destra, cioè sangue dall'orecchio. Vasto ematoma all'emivolto, contusioni scoriate e chimatiche alla spalla destra. Piccole ferite all'avambraccio destro e sinistro, ferite contuse al terzo e quarto dito della mano sinistra, abrasioni chimatiche al capezzolo e all'aureola mammaria sinistra e destra, piccole abrasioni rotondeggianti e chimatiche alla coscia sinistra e destra, emorragia dei genitali esterni con lacerazioni vaginali, stato di shock, agitazione psicomotoria. Povera donna. Cosa pensarono del movente al momento? Date le gravi condizioni in cui si trova la Rulli e l'ora in cui si è verificato il fattaccio, non è ancora possibile conoscere i moventi della brutale aggressione, poiché non è da escludere che si tratti di rapina. L'aggressore poteva essere a conoscenza del fatto che la Rulli aveva riscosso il giorno prima 300.000 lire, che ai tempi non erano poche. Sul posto, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo e degli agenti della squadra mobile, si è recato anche il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Pierluigi Vigna, che sovrintende alle indagini. Cioè la cosa fu presa in carico da Vigna. In un articolo del 28, 4 giorni dopo, troviamo: l'aggressore della donna è un innamorato respinto? È un autentico rompicapo il fattaccio del Galluzzo, ma la soluzione potrebbe essere anche vicina. Un certo ottimismo regnava ieri fra gli investigatori, anche se nessuno si è sbottonato. Comunque sembra che gli inquirenti siano giunti alla conclusione che l'aggressore di Lorina Rulli vada ricercato nella zona del Galluzzo, a Firenze. Il giorno dopo si legge di un fermo.
Forse il giallo del Galluzzo è prossimo alla soluzione. È stato fermato un uomo su cui gravano pesanti sospetti. La sua sorte è legata a un paio di pantaloni, sui quali sono state rilevate delle macchie che gli investigatori ritengono trattarsi di sangue. La perizia dovrà stabilire se si tratta del sangue dello stesso gruppo appartenente all'Orina Rulli. Il fermato si chiama Luigi Sales, sbagliato Fares, Bizzi, ha 68 anni e abita al Galluzzo, eccetera, eccetera. Il 4 giugno ci fu l'arresto. Ordine di cattura per Luigi Fares Bizzi, l'uomo fermato 7 giorni or sono per il giallo del Galluzzo. È accusato di lesioni personali aggravate, rapina, eccetera, eccetera. L'ordine di cattura è stato firmato dal dottor Pierluigi Vigna. Lo accompagnava a Vigna il tenente dell'Amico, anche questo è un personaggio che conosciamo bene, del nucleo investigativo dei Carabinieri. Abbiamo un altro personaggio che conosciamo bene. La posizione di Luigi Bizzi, che appariva incerta ma non disperata, si è aggravata nella mattinata di ieri quando il dottor Maurri della medicina legale ha consegnato al magistrato l'esame sul sangue, quel sangue era risultato dello stesso gruppo, quello trovato sui vestiti del sospettato, dello stesso gruppo della donna, e il gruppo del sospettato era un altro. Allora, a questo punto, non sappiamo poi come finì questa vicenda. Io non so se poi questo sospettato risultò essere lui il vero aggressore. So soltanto che, come dicono i carabinieri, che morì nel 78, a 78 anni, era del 1900. Per cui non si sa se questo giallo venne risolto. In ogni caso, quello che possiamo dire è che l'eventuale anonimo che segnalò il delitto di Signa come collegato ai delitti successivi tramite la pistola non fu quello che scrisse alla Della Monica. Cioè la Della Monica, questo anonimo scrisse tutt'altro. Cioè questo fatto del Galluzzo, il fattaccio del Galluzzo con il delitto di Signa non c'entra assolutamente nulla. Cioè qui non era un duplice omicidio. Cioè quando la Della Monica nella sua lettera scrisse che il giudice istruttore evidenziava come i duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5 e non 4, cioè diciamo un quinto duplice omicidio che la Della Monica riteneva fosse in questa lettera anonima, ma in questa lettera anonima di duplice omicidio non si parla assolutamente, tantomeno di quello di Signa. Per cui possiamo dire che questa lettera anonima inviata alla Della Monica non c'entrava niente con il legame tra Signa e i delitti successivi. Spiega il trafiletto che si legge nella sentenza Rotella. Questo passaggio, dove Rotella cercava di confutare le notizie su questa segnalazione anonima che avrebbe fatto partire la pista sarda praticamente. Non ha nessun fondamento che sia pervenuto al giudice istruttore dell'epoca, 1982, un anonimo nel quale fosse menzionato in relazione agli omicidi delle coppie il precedente di Signa. Un anonimo che riferisce di precedente esiste, bensì negli atti generici del fascicolo del PM relativo al delitto di Montespertoli, ma concerne un reato a sfondo sessuale, circa il quale aveva indagato a suo tempo e con successo la magistratura fiorentina. È proprio questo. Cioè è chiaro che quando Silvia Della Monica si vide tornare indietro il materiale dei carabinieri con le indagini e le lettere anonime che lei gli aveva dato, mise tutto nel fascicolo relativo al delitto di Baccaiano, che era appunto appena avvenuto e per il quale si stavano facendo queste indagini. Per cui questo spiega questo trafiletto, ma non spiega assolutamente i riferimenti che Tricomi fece a un quinto duplice omicidio. La segnalazione di Tricomi alla Della Monica è una segnalazione che con questa lettera io penso che non c'entrasse nulla. Rileggiamo quella parte che è relativa alla segnalazione di Tricomi nella lettera della Della Monica. Il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, Tricomi, segnalava a questo ufficio l'importanza di una lettera anonima indirizzata alla scrivente e trasmessa per indagine a connesso reparto, la quale evidenziava come i duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5 e non 4, richiamando l'attenzione su un episodio analogo, eccetera, eccetera.
Allora, Tricomi, quando scrisse alla Della Monica perché recuperasse questa lettera, si riferiva a questa lettera del fattaccio del Galluzzo? Io penso di no. Cioè, allora, bisogna vedere se Tricomi questo fattaccio del Galluzzo l'aveva per le mani, questa lettera l'aveva per le mani oppure non ce l'aveva. Io penso che non ce l'avesse, perché altrimenti non avrebbe detto alla Della Monica la recuperi e l'avrebbe mandata. Ma se l'avesse avuta, si sarebbe speso per chiedere alla Della Monica di recuperarla perché poteva contenere informazioni interessanti? Io penso assolutamente di no, perché in questa lettera di informazioni interessanti per l'anonimo che poteva avere informazioni sul mostro non ce n'era nemmeno una. Cioè questo qua semplicemente diceva: secondo me il mostro ha fatto anche quel reato lì di questa aggressione a questa donna, è un personaggio che ha dei problemi, che non è bravo a sparare, insomma tutto quello che abbiamo letto. Semplicemente era qualcuno che esprimeva il suo parere sulla figura del mostro, ma non mostrava di avere nessuna informazione che potesse essere interessante per la sua cattura. Per cui Tricomi sicuramente non si riferiva a questa lettera. Io penso che Tricomi avesse scritto alla Della Monica per dirle: dottoressa Della Monica, non è che magari ha ricevuto anche lei delle lettere anonime che indirizzavano su un quinto duplice omicidio? Io penso che gli avesse scritto così. Teniamo presente che all'epoca tra l'ufficio istruzione del quale faceva parte Tricomi e la Procura della Repubblica della quale faceva parte la Della Monica non c'era grande comunicazione. Cioè io ricordo come avveniva con le regole dell'epoca, come avvenivano le indagini, l'ho già detto in altri video ma così in breve. Praticamente quando c'era un reato, questo reato veniva preso in carico da un PM della Procura della Repubblica per poco tempo, il tempo di definirlo. Poi una volta definito, mi riferisco a reati più gravi, no? Poi quelli più piccoli magari avevano degli iter accelerati. Questo reato, una volta definito, veniva passato al giudice istruttore che istruiva un'istruttoria formale. Poi questa istruttoria formale andava avanti, faceva le sue indagini, il giudice istruttore, il PM che l'aveva segnalato aveva uno scambio con il giudice istruttore, ma quello che comandava era il giudice istruttore. E le informazioni tra due non è che poi fossero così trasparenti. C'era insomma anche un po' di rivalità, no? Sulle competenze dell'uno e le competenze dell'altro, per cui non c'è da meravigliarsi se è esistita davvero questa lettera anonima o queste lettere anonime che indirizzarono su Signa, non c'è da meravigliarsi che il PM non ne sapesse niente, che tutto fosse rimasto confinato nell'ufficio istruzione, non c'è da meravigliarsi. Io credo che il giudice istruttore semplicemente disse alla Della Monica: verifichi se anche lei ha ricevuto delle lettere anonime che indirizzavano su un quinto duplice omicidio. Lei si ricordò di questa lettera che effettivamente segnalava un precedente, anche se non era un duplice omicidio, magari le parve, dice: ma c'era dentro un duplice omicidio? E così chiese ai carabinieri che gli dessero alla svelta i risultati delle loro indagini, che lei aveva chiesto già da un mese e mezzo, perché lei le aveva chieste al 2 luglio e si era al 20 agosto. Per cui era passato più di un mese e mezzo. Voleva i risultati e voleva anche questa lettera. Questo io penso che sia successo. Che il giudice istruttore Tricomi si riferisse a tutt'altro, a una lettera che effettivamente aveva aiutato le forze dell'ordine a andare sul delitto di Signa, è dimostrato dalla lettera con la quale il 29 ottobre, mi sembra, Tricomi chiedeva al Tribunale di Palermo di interrogare Giuseppe Barranca e il fratello, cognati di Antonio Lo Bianco, sul noto episodio della scommessa tra Francesco Vinci e Antonio Lo Bianco sul fatto che Lo Bianco sarebbe riuscito o no in tempi brevi ad andare con la Locci. Ecco, in questa lettera io la rileggo perché è veramente una dimostrazione plateale dell'esistenza di questa lettera anonima o di queste lettere anonime che avevano segnalato il delitto di Signa. Si legge: a seguito di segnalazione anonima che esisteva un quinto duplice omicidio commesso dal cosiddetto mostro. Potrebbe essere questa segnalazione anonima
il fattaccio del Galluzzo, quella lettera sul fattaccio del Galluzzo, non è possibile. Cioè era una segnalazione anonima che indicava un quinto duplice omicidio. Si risaliva all'omicidio di Lobianco Antonio e Locci Barbara, commesso nel 68 in relazione al quale era stato condannato il marito della Locci. Insomma, qui Trico mi sta dicendo in modo chiaro e inequivocabile che si era risaliti all'omicidio di Barbara Locci e Antonio Lobianco del 68 a Signa tramite una segnalazione anonima. Cioè non ci sono dubbi, questo è plateale. E il fattaccio del Galluzzo, sul quale si era puntata l'attenzione di Silvia Della Monica dopo quasi 2 mesi che aveva ricevuto questa lettera, e che poi una volta che l'ebbe indietro si capì che non c'entrava niente, e questo non c'entra nulla, cioè non c'entra assolutamente nulla. Allora, come dicevo all'inizio, questa scoperta che la lettera richiesta dalla Della Monica era una lettera che non c'entrava nulla con la segnalazione del delitto di Signa, ma che spiega però il trafiletto sulla sentenza Rotella, è stata presa a pretesto da qualcuno che cerca o di farci qualche soldo da questa storia, senza, io penso, nessun desiderio di chiarire la vicenda, di fare una ricostruzione storica. Qualcun altro che invece ha motivazioni molto più nobili, diciamo così, ha preso a pretesto questo evento, questa notizia, per a fare un po' così di confusione attorno a questa segnalazione anonima. Qualcuno appunto che teme che questa segnalazione anonima vada a affossare l'ipotesi di mostro uguale Salvatore Vinci. Ma c'è anche uno studioso molto serio, io l'avevo segnalato, Omar Quatar, con il suo blog che si chiama Storia del mostro di Firenze, che va a cercare di sminuire l'importanza di quello che è, secondo me, un elemento fondamentale in questa vicenda, il famoso appello al cittadinamico. Cerchiamo di ripetere un po' quello che era. Il 20 di luglio, ricordo che erano quelli proprio i giorni in cui si scoprì il legame, poi vediamo. Comunque il 20 di luglio sulle pagine della Nazione uscì questo appello, un appello dei Carabinieri per il mostro. Un appello è rivolto dal comando del nucleo investigativo dei Carabinieri di Borgo Ognissanti a una persona che ha dato più volte il suo contributo anonimo all'indagine sui delitti del maniaco perché si rimetta in contatto con loro. L'uomo che nella sua ultima lettera si è firmato un cittadino amico e che ha scritto 3 volte affermando di non rivelare la sua identità per non essere preso per mitomane dovrebbe fornire di nuovo la sua collaborazione, magari anche solo telefonando al nucleo investigativo. Allora, questo appello del cittadino amico del 20 luglio, in quei giorni lì erano proprio i giorni che si è scoperto questo legame. Ora, ritenere che questo appello sia scisso completamente dalla scoperta del legame tra Signa e delitti successivi è assurdo. Cioè, come si fa a pensare che un evento così insolito, cioè quando mai dei carabinieri hanno fatto un appello a un anonimo perché si faccia vivo e così via? Cioè gli anonimi ci sono sempre stati, no? Però gli anonimi magari poi si è fatto anche delle indagini per capire se dicevano il vero o non dicevano il vero. Qui addirittura i carabinieri fanno un appello a un anonimo che ha scritto 3 lettere, firmandosi il cittadino amico. Ma queste 3 lettere poi, che fine hanno fatto? Sono emerse da qualche parte? Oppure sono quelle 3 lettere che sono sparite, dove dentro c'era questa segnalazione anonima che si è voluto nascondere? Io penso che non si scappa da questa storia. Ma a questo punto andiamo a leggere quello che scrive su il suo articolo che è uscito recentemente, dopo tanto tempo che non ne scriveva altri, il bravo studioso, perché è un bravo studioso, Omar Quatar, alias Frank Powerful, ha scritto anche dei libri, io ce l'ho tra l'altro, il suo libro sul delitto di Signa, molto bravo, però diciamo che certe volte dimostra una certa rigidità che in una ricostruzione storica non è possibile. Cioè in una ricostruzione storica non si può essere troppo rigidi, cioè bisogna un po' interpretare gli elementi che vengono fuori, perché altrimenti non si finisce più. Che ricostruzione storica è? Dopo lui fa questa
così questo esame della notizia nuova, del fattaccio del Galluzzo e così via, e poi tira qualche conclusione. E io ne leggo una riguardante il cittadino amico. E il cittadino amico? Sappiamo che i reperti del duplice omicidio di Signa furono ufficialmente chiesti alla sede giusta il 20 luglio 1982. Perché lui dice questo? Perché si legge nel rapporto Gides 2 marzo 2005, a firma di Giuttari, si legge questo. Il dottor Tricomi, in data 20 luglio 1982, richiedeva gli atti alla cancelleria della Corte di Assise di Firenze. Non è stata rinvenuta traccia documentale dei successivi passaggi, ma sicuramente il reperto è stato consegnato perché i proiettili e i bossoli furono successivamente periziati per raffrontarli con quelli degli altri delitti. Cioè qui è Giuttari che parla di un documento nel quale Tricomi chiede il fascicolo al Tribunale di Firenze, un documento datato 20 luglio. Dice Omar Quatar: a questo punto chiedo io, a voi miei lettori, pochi ma buoni, com'è possibile che sul quotidiano fiorentino di quel medesimo 20 luglio compaia la reazione a un qualcosa che ancora doveva essere accertato? Cioè lui dice, il 20 luglio c'è la richiesta del fascicolo al Tribunale di Firenze. Ci sarà voluto del tempo. Poi in ogni caso, anche se fosse arrivato subito, il 20 luglio era già uscito il giornale con l'appello del cittadino amico. Allora, chi aveva fatto questo appello, che aveva ordinato questo appello, non poteva sapere che i bossoli che erano dentro questo fascicolo erano gli stessi, erano diciamo della stessa pistola di quelli del mostro. Non lo poteva sapere, per cui l'appello del cittadino amico non c'entra niente con questo fascicolo di Signa. Ho capito, ma cioè, è una cosa assurda. Cioè, com'è possibile che un evento così anomalo come quello non sia collegato a un evento altrettanto unico come quello del collegamento avvenuto in quei giorni lì? Non è possibile. Allora, perché c'è questa richiesta di Tricomi datata 20 luglio, proprio il giorno che è uscito l'appello del cittadino amico al Tribunale di Firenze? Perché Tricomi credeva che il fascicolo del processo Mele fosse a Perugia. Questo vabbè è già noto, comunque lo ridico. Lui credeva che fosse lì perché l'ultimo appello si era svolto proprio a Perugia. Cosa fece Tricomi? Il 17 mandò dei suoi uomini a prendere questo fascicolo. Lo si capisce perché c'è un documento datato 17 luglio dove si legge: per motivi di giustizia attinenti alle indagini in corso sugli omicidi in oggetto indicati, prego trasmettermi con massima urgenza e possibilmente tramite sottufficiale del reparto operativo CC di Firenze, latore della presente, il fascicolo relativo al duplice omicidio di Barbara Locci, Nemele e Antonio Lo Bianco. E poi chiede anche il corpo di reato e così via. Cioè, Tricomi il 17 mandò, non so se partirono il 17, se questo era della mattina, se poi era della sera e partirono il giorno dopo, ma insomma, due suoi uomini, 2 carabinieri, partirono per il Tribunale di Perugia e andarono a prendere questo fascicolo. Cioè non è che lui fece una richiesta tramite telefax, tramite quello che all'epoca si usava, attendendo poi che da Perugia gli fosse mandato questo fascicolo. No, mandò i suoi uomini a prenderlo direttamente, vuol dire che c'era un'urgenza. Infatti lui chiede con la massima urgenza, vuol dire che c'era l'urgenza di averlo lì. Perché? Perché il mostro poteva uccidere ancora, l'anno prima aveva ucciso 2 volte. Cioè da un momento all'altro, per quello che ne sapeva lui, che ne sapeva Tricomi, ci poteva essere un altro duplice omicidio, per cui è chiaro che non c'erano questioni burocratiche che potevano intralciare l'urgenza di una cosa del genere. Lui mandò degli uomini a prenderlo. Ora, i suoi uomini arrivarono là e trovarono la notizia che il fascicolo non era lì ma era a Firenze. Allora, cosa potrebbe essere successo? Che il giudice il 18, supponiamo che questi il 18 erano andati lì, gli telefonarono oppure tornarono indietro tranquilli e gli dissero no guardi che non è lì, allora adesso appena c'è un po' di tempo faccio la richiesta. Lui aspettò il 20, il giorno dopo, 2 giorni dopo quello che era, e fece la richiesta di questo fascicolo al Tribunale di Firenze e poi aspettò che dal Tribunale di Firenze burocraticamente si facesse la trafila e gli arrivasse il fascicolo.
È chiaro che le cose non andarono così, no? Cioè lui andò subito al Tribunale di Firenze, appena questi gli telefonarono, a prendere questo fascicolo. Poi, siccome la prassi non sarebbe stata quella, ma di fronte al pericolo che questo assassino uccidesse ancora, non c'erano prassi che tenessero, cioè lui se lo prese questo fascicolo. E poi il 20 fece un documento che metteva a posto, per quanto possibile, le questioni formali. Lo si deduce anche da un altro fatto, cioè Giuttari stesso dice: non è stata rinvenuta traccia documentale dei successivi passaggi. Cioè la documentazione che avrebbe dovuto attestare la consegna del fascicolo dal tribunale all'ufficio istruzione non sono stati trovati. Perché? Perché non esistono. Perché fu un fatto, quel documento, quella richiesta da parte di Tricomi che metteva a posto, diciamo così, un po' la questione formale e basta così. E si fermarono lì e il resto non fecero nulla. Cioè io, lo studioso Omar Quatar, con il quale diciamo che ho avuto in tempi passati anche scambi molto fruttiferi di opinioni, di documenti eccetera eccetera, non se la deve prendere. Cioè io diciamo che ribadisco, cioè mi sono messo a guardare il suo articolo perché è chiaro che è un articolo di uno studioso serio. Cioè non sono andato a confutare tutte le sciocchezze che sono state dette nei video da personaggi che di serio non hanno nulla. Io a questo punto mi fermerei qui, direi che è chiaro che non penso di aver fatto chiarezza su questo argomento della segnalazione anonima, che probabilmente non sarà mai chiarito, però credo di aver sgomberato il campo dalla pretesa di qualcuno che sulla base della scoperta di questa lettera del fattaggio del Galluzzo ha dichiarato che a questo punto è dimostrato che la segnalazione anonima non ci fu. Quelle sono sciocchezze che è bene che chi è seriamente interessato a una ricostruzione storica di questa vicenda metta assolutamente da parte. Vi saluto.